Finalmente è arrivato, ragazzi, è arrivato l'Absanzino! Ciao amici di Addicts2Games e benvenuti in questo nuovo video, io sono Michele e non ricordo di aver mai atteso in questa maniera l'arrivo di un drone, nemmeno nel caso del Mavic 2. Ma cos'ha di così speciale questo Absanzino? Mettiamo subito le cose in chiaro, ragazzi, non si tratta di un drone rivoluzionario in grado di fare cose strabilianti che nessun altro drone è capace di fare, ma si tratta di un ottimo, anzi un eccellente drone per quanto riguarda il rapporto qualità-prezzo, almeno sulla carta. Pensate infatti che è richiudibile, quindi facilmente trasportabile, dotato di una cam 4K 30 fps stabilizzata grazie al suo gimbal meccanico a 3 assi, oltre 20 minuti di autonomia, tante funzionalità di volo come il Follow Me, il Waypoint Mode, l'Active Track e tanto altro. E tutto questo ad un prezzo relativamente basso se paragonato alla concorrenza. Nel momento in cui vi sto parlando il suo prezzo è di circa 350 euro su Gearbest, link qui sotto in descrizione, ma sicuramente nelle prossime settimane il prezzo scenderà ancora, quindi se vi interessa e non volete perdervi le offerte su questo drone, entrate nel mio canale Telegram linkato in descrizione video. Qualcuno di voi potrebbe pensare che si tratta del DJI Mavic Killer, ma no ragazzi, non è un DJI Killer, ma è una valida alternativa per chi vuole affacciarsi al mondo della fotografia aerea con una buona qualità di ripresa spendendo relativamente poco, e si va ad affiancare all'eccellente Xiaomi Mi Drone 4K che ormai conosciamo benissimo. Infatti la fascia di prezzo al momento è praticamente la stessa. Lo Xiaomi Mi Drone 4K dovrebbe essere dotato di una cam di qualità maggiore, mentre l'Absanzino dovrebbe beneficiare della trasportabilità grazie ai bracci richiudibili. Comunque per il confronto tra questi due droni ci sarà tempo in un prossimo video. Detto questo ragazzi, passiamo all'unboxing dell'Absanzino, vediamo che sorprese ci riserverà questa bella scatoletta bianca che mi ricorda qualcosa, o forse no, mentre nei prossimi giorni arriveranno prove di volo, test video e tanto altro. Iniziamo subito. La confezione si presenta davvero molto compatta e chiaramente ispirata allo stile DJI, scritta Zino marchio Absan e un paio di immagini del drone aperto, mentre nella parte posteriore chiuso. Non c'è davvero nient'altro, quindi procediamo all'apertura. Opla! Notiamo qui la scritta "Noi vogliamo con i vostri sogni", mentre all'interno troviamo un po' di roba. L'Absanzino lo mettiamo un attimo da parte, vediamo prima cos'altro c'è nella confezione. Qui abbiamo uno scompartimento con il radiocomando. È tutto bianco ragazzi, un bianco candido, un bianco latte, che ok, è bello da vedere, ma secondo me è un colore che si sporca davvero molto facilmente, specialmente per quanto riguarda il radiocomando. Subito un aspetto negativo ragazzi, le plastiche del radiocomando non sono male, però gli stick sono davvero sensibilissimi, guardate, sono davvero molli e questo non è un bene per quanto riguarda la manovrabilità del drone, la precisione, specialmente quando stiamo registrando un video e ci serve la maggior precisione di controllo possibile. Davvero un grosso peccato. Comunque sia, vedremo in volo come si comportano questi stick. Abbiamo poi la scritta Absan, tasto di ritorno a casa automatico, infatti il drone è dotato di GPS, tasto d'accensione, vediamo se la batteria è carica. Sì, è assolutamente carica. Tasto di decollo e atterraggio automatico, switch tra modalità normale e modalità sport, drone dotato di motori brushless, quindi in grado di raggiungere ottime velocità, sicuramente paragonabile alla linea Mavic di DJI. Sulla parte superiore abbiamo le due antenne che possono essere piegate in questa maniera, tasto per registrare video, tasto per scattare foto e la ghiera per la regolazione del gimbal. Una corsa davvero molto corta. Qui abbiamo una griglia d'areazione, nella parte posteriore invece non abbiamo
assolutamente nulla a parte l'etichetta del drone che ci indica che al suo interno è racchiusa una batteria lipo ricaricabile da 2000 mAh 3.7 volt. Qui in basso invece abbiamo lo scompartimento per lo smartphone che è davvero molto grande e capiente. Sicuramente non avrete nessuna difficoltà ad inserire anche uno Xiaomi Mi Max 3, quindi smartphone molto grandi. Sulla parte destra del radiocomando invece abbiamo l'ingresso micro USB per il cavo da collegare poi allo smartphone. E questo è il radiocomando. Prime impressioni: materiali discreti, stick troppo sensibili purtroppo. Per il resto abbiamo il minimo indispensabile per quanto riguarda i comandi. Purtroppo non c'è nessun display come invece io preferisco su un radiocomando. Infatti ragazzi, questo è il radiocomando dell'Absan H501S e una delle parti che apprezzo maggiormente del radiocomando del 501S è sicuramente il display incorporato che purtroppo sull'Absanzino non abbiamo e dovremo collegare obbligatoriamente uno smartphone. Paragoniamolo al radiocomando del Mavic e notiamo che sono davvero molto simili. Ok, materiali decisamente migliori per il radiocomando DJI, però l'aspetto è quasi identico. Qui invece dovrebbero esserci delle parti di ricambio e abbiamo le eliche di ricambio. E qui abbiamo un altro aspetto negativo, almeno per quanto mi riguarda. Infatti le eliche sono divise in due parti, quindi per sostituire un'elica dovremo andare a avvitarle con queste piccole viti incluse, quindi non sono a sgancio rapido come sul Mavic, come sul Mi Drone. È impossibile quindi sostituire le eliche al volo in caso di crash del drone improvviso, ma dovremo sempre avere con noi un cacciavite per rimuovere le eliche rotte e inserire le eliche nuove. Questa scelta non mi fa impazzire. Comunque si tratta di un dettaglio e infatti qui ragazzi, nemmeno a dirlo, abbiamo il piccolo cacciavite per sostituire le eliche, un classico cacciavite a taglio. Abbiamo 3 cavetti di connessione tra radiocomando e smartphone, ovviamente sono Lightning, micro USB e USB-C in base al vostro smartphone. E questi cavetti sono davvero identici a quelli del Mavic. Guardate, sono praticamente gli stessi. Cavetto di ricarica micro USB per il radiocomando, cavo di alimentazione, anzi carica batterie, output di 15 volt 1000 mAh, un altro cavo molto particolare penso per il collegamento alla batteria del drone e infine il caricabatterie bilanciatore che non mi fa davvero impazzire ragazzi. Qui va il caricabatterie, qui va l'altro cavetto particolare e poi va collegato alla batteria del drone. Per farvi capire ragazzi, questo è il bilanciatore a 3 celle per l'Absanzino, mentre questo è quello dell'Absan H501S a 2 celle. Sono davvero identici. Sotto questo aspetto potevano fare davvero qualcosina in più. Passiamo però ora al pezzo forte, ovvero il drone, perché alla fine i caricabatterie possono essere sostituiti con caricabatterie migliori. Le eliche non a sgancio rapido non sono un grave problema se non facciamo schiantare ogni secondo il drone, mentre questo qui è l'Absanzino. Dimenticavo ragazzi, è incluso anche un manualetto di istruzioni che comprende anche la lingua italiana e sono esattamente 2, 4, 6 pagine di istruzioni. È abbastanza deficitario anche lui. Facciamo però ora la conoscenza del protagonista di questo video. Si presenta molto bene, molto ben fatto, almeno a un primo sguardo. Scritta Absanzino qui in alto con il tasto d'accensione che diventa blu. Le eliche sono protette da questa carta che andiamo subito a rimuovere.
Sui bracci abbiamo varie avvertenze che ricordano tanto quelle della linea Mavic. Andiamo ad aprirlo, prima le eliche, i bracci superiori, poi i bracci inferiori. Facciamo attenzione alle eliche, facciamo scattare per bene i bracci, ragazzi, è molto importante per evitare che si chiudano in aria, ed è pericoloso perché il drone poi andrà a precipitare rovinosamente. Ecco fatto, controlliamo, infatti questa non è ben aperta, ok, molto solide, almeno le parti nevralgiche sembrano essere fatte molto bene e dovrebbero resistere nel tempo. Qui abbiamo un ingresso micro USB, l'ingresso per la micro SD purtroppo non inclusa. Sulla parte posteriore non abbiamo nulla, sull'altro lato abbiamo il QR code e nulla anche qui. Ovviamente questo drone non è dotato di nessun sensore per gli ostacoli, mentre qui abbiamo il gimbal racchiuso in questa protezione. Cam dotata di appunto un gimbal a 3 assi meccanico, sembra essere di buona qualità, ma dovremo scoprirlo una volta in volo. Un sensore, lo ricordo, in grado di catturare video fino ad una risoluzione massima di 4K 30 fps e il gimbal sembra essere abbastanza robusto, almeno a un primo sguardo. Nella parte inferiore abbiamo 4 gommini centrali per l'atterraggio, altri 2 gommini qui sui piedi, mentre nella parte posteriore abbiamo ulteriori 2 gommini. Purtroppo sono molto bassi, quindi state attenti quando atterrate, usate una base di atterraggio, non atterrate troppo sull'erba, perché se trovate un rametto è facile che vada a finire poi nelle eliche rischiando di danneggiarle. Purtroppo la parte inferiore è totalmente libera, quindi a parte il barometro per il controllo d'altezza non abbiamo la telecamerina per la VPU, quindi assistenza al GPS per volo in casa al chiuso totalmente assente. Vi sconsiglio di utilizzarlo indoor al chiuso perché non avrete nessun modo per stabilizzare il drone, manterrà solo l'altezza. Per farvi un esempio, questa è la parte inferiore del Mavic 2. La batteria può essere rimossa premendo questi 2 tastini nella parte posteriore e tirando, ed ecco il drone poi come si presenta, ovviamente completamente svuotato nella parte centrale, mentre la batteria è una 3000 mAh 11.4 volt che costa all'incirca tra i 30 e i 40 euro. Fate attenzione ragazzi, perché il gancio della batteria è solo uno ed è di plastica, quindi non sbattete la batteria contro il drone, usate sempre molta delicatezza quando la inserite fino al click. Che dire, mi piace? Sì, è bello consistente come drone, sembra ben costruito. Purtroppo ragazzi, lo vedete anche voi, le plastiche non sono di grandissima qualità, ma è anche ovvio dato il costo di questo drone. Nella fattispecie le finiture sono molto grezze. Ad esempio è assente un semplice sportellino per chiudere questa parte. Anche le plastiche dei LED sono davvero economiche e ci sono tante viti a vista che non sono bellissime da vedere. E tutto questo ragazzi è racchiuso in circa 800 grammi. Absan indica una distanza massima di 1 chilometro, ma ragazzi vi ricordo che in Italia il limite di distanza legale è 200 metri di distanza da voi e 70 metri d'altezza massimi. Mi raccomando, volate sempre con la testa. E ora che dite? Proviamo ad accenderlo? Ma sì, dai! Il gimbal è ovviamente ben stabilizzato, abbiamo 4 LED, 2 blu davanti, 2 rossi dietro, molto carino. Le prime impressioni sono abbastanza positive. Ricordate sempre ragazzi che bisogna rapportare la qualità di un prodotto, in questo caso di un drone, al suo prezzo, che è decisamente ridotto rispetto alla concorrenza. Il drone sembra ben fatto, anche se con materiali non all'altezza ovviamente di un drone di fascia più alta, anche se ad esempio il Mi Drone 4K della Xiaomi è costruito con materiali migliori. La cam 4K stabilizzata a 3 assi dovrebbe essere il vero punto di forza di questo drone, che andremo
ad esplorare, a scoprire nel prossimo video, il test di volo. Peccato per il bilanciatore, che è davvero ridicolo, possiamo dirlo tranquillamente, è quello dell'Absan H501S, modificato ovviamente per la batteria che è diversa da quella del precedente modello Absan, però non è davvero niente di che. Mi sarei aspettato qualcosina in più sotto questo aspetto. Peccato anche per le eliche, non ha sgancio rapido, bisogna svitare le viti singolarmente, e peccato anche che non sia inclusa una piccola borsetta, un contenitore per trasportare l'Absanzino, come succede ad esempio con il DJI Mavic Air, che già di base è dotato di una custodia. Comunque ragazzi, questi non sono aspetti negativi gravissimi, l'importante è che il drone voli e registri bene, che il gimbal stabilizzi a dovere, e questo lo scopriremo solo nel prossimo video, il test di volo. Quindi al momento ve lo consiglio? Diciamo ni. Sembra un ottimo drone, però mi riservo di provarlo per bene tra qualche giorno. Ok ragazzi, queste erano le mie prime impressioni, fatemi sapere ora voi cosa ne pensate di questo Absanzino, se lo considerate un buon drone, un pessimo drone, una via di mezzo. Io per ora lo considero una valida alternativa ai droni DJI per chi vuole affacciarsi al mondo della fotografia aerea spendendo una cifra abbastanza contenuta. Nei prossimi giorni arriveranno altri test dell'Absanzino e confronti con altri modelli, Absan H501S, Xiaomi Mi Drone 4K, e forse anche il confronto con qualche drone DJI. Bene ragazzi, se avete una qualsiasi domanda o volete dire semplicemente qualcosa, usate i commenti qui sotto. Vi aspetto per parlare insieme di questo modello tanto atteso, che spero non deluda le aspettative e il tempo che ci ha fatto perdere per riceverlo. Vi ricordo che Absan ha ritardato le consegne di questo drone di quasi un mese rispetto alla tabella di marcia. Speriamo ne sia valsa la pena, fatemi sapere cosa ne pensate ragazzi. In descrizione video ragazzi trovate i link per acquistare questo drone, l'Absanzino, al prezzo più basso su Gearbest, e i link per entrare nel nostro canale Telegram delle offerte, canale Instagram, gruppo Facebook Droni e Tecnologia Italia, quindi se vi interessa l'argomento entrate numerosi ragazzi. Inoltre se volete supportare questo canale noi non chiediamo nessuna donazione, ma un semplice like, un commento, una condivisione. Iscrivetevi qui su Addicted2Games se non l'avete già fatto. Questo è tutto da Michele e dall'Absanzino, ci vediamo alla prova di volo. Ciao ragazzi!